Pirelli Supercorsa SPV4, ne abbiamo parlato sul sito e ora è venuto il momento di provare la nuova evoluzione della penso gomma più apprezzata a tutti i motociclisti smanettoni, non solo per andare in pista ma anche per andare su strada. Perché ho due moto? Beh, le vedete, una con gli specchietti e una senza, perché oggi è una giornata particolare in cui andrò a provare sia la versione SP, che è quella diciamo omologata per l'utilizzo stradale, sia la versione SC per l'utilizzo in pista. Con la versione SP qualche chilometro su strada giusto per capire come funziona, ma poi anche un po' in pista, perché ovviamente questa SP consente di viaggiare anche in pista, e poi con la versione SC ovviamente qualche smanettata. Protagonista, stessa moto, Aprilia RS 660 Extrema. «15 anni di storia, 35 milioni di pneumatici venduti, miliardi di chilometri percorsi dagli utenti in pista e su strada». Se vi servono dei numeri per capire qual è il pneumatico supersportivo più amato nel mondo, beh, questi numeri dovrebbero darvi una facile risposta. Già il nome Supercorsa parla da solo per comprendere la destinazione d'uso di questo pneumatico che ormai ci ha abituato a cambiamenti importanti ogni 2 generazioni. Ora che siamo alla V4 era tempo di evoluzioni radicali che puntualmente sono arrivate, figlie dell'instancabile evoluzione che Pirelli porta nel mondiale Superbike. La prima cosa che salta all'occhio? Il disegno del battistrada, dove il classico elemento a flash ora è spezzato in 2 parti. 2 i motivi: drenare meglio l'acqua nella zona di mezza piega, tipica della guida sul bagnato, e avere ancora un po' di impronta slick in più che contribuisce a irrigidire la spalla. 3 le mescole in cui è disponibile il Supercorsa SC, dalla più morbida alla più dura, SC1, SC2, SC3. Mescole che sono tutte nuove e lavorano su una carcassa che al posteriore si è fatta più sostenuta per migliorare il supporto in accelerazione. Sono nuovi anche i profili multiraggio derivati direttamente dalle gomme usate in Superbike per migliorare la velocità nei cambi di direzione. Ma se parliamo di evoluzione, quella che ha interessato il Supercorsa SP è, se possibile, ancora più importante. Arriva anche per lui infatti l'anteriore bimescola, applicata secondo la tecnologia Cap and Base, ovvero con la mescola rigida centrale full silica che si infila sotto a quella morbida sulle spalle, la stessa di un SC3, per diminuire la discontinuità durante la discesa in piega. Ovviamente bimescola anche il posteriore, con la mescola centrale al 100% carbon black e quella sulle spalle uguale all'anteriore, quindi SC3. Importante segnalare che il Supercorsa SP è progettato per lavorare bene sia a pressioni stradali sia a pressioni più pistaiole, regge quindi anche le pressioni basse. Pirelli raccomanda comunque per lui in pista una pressione di 2,4 bar all'anteriore e 2,1 al posteriore con gomme calde. Allora, intanto devo dire che come sempre è una bella giornata, soprattutto quando si può provare prodotti di altissimo livello come questa Supercorsa V4. Parto dall'SP, con cui sono uscito anche su strada, ieri è anche piovuto, insomma le strade non erano assolutamente perfette, moto specchio e targa. Allora devo dire che mi è piaciuto il nuovo comportamento dell'anteriore. Trovo innanzitutto che siano gomme che, nonostante siano sportive, siano più sostenute che in passato a livello di carcassa, restino comunque tutto sommato confortevoli per l'utilizzo stradale. Profilo dell'anteriore abbastanza rassicurante, non super veloce a scendere in piega ma molto omogeneo a parlarsi col posteriore, in questo caso un posteriore da 180 come montato sulla RS 660 Extrema. Quindi una gomma che consente di essere utilizzata ovviamente a livello di guida sportiva tranquillamente anche nella guida stradale. Ovviamente è un prodotto molto tecnico, molto
sportivo, per cui il rapporto pieni vuoti, come potete vedere, è del 4%, quindi praticamente siamo quasi al limite legale consentito per gomme di questo genere. La spalla, come potete vedere, è tutta slick, quindi nel caso piova, insomma, bisogna stare un pochino attenti. Però devo dire che stamattina sono uscito, ok, non faceva freddissimo, ma il tempo di warm up delle gomme è stato molto veloce, da quello che mi ricordo più veloce rispetto alle V3. Questa è una cosa positiva, però ovviamente tra una gomma e l'altra sono passati 3 anni di sviluppo e non per niente, soprattutto a livello di mescole. Quindi buoni profili, bella trazione, ottimo comportamento, feedback quando entri in curva anche su asfalti non perfettamente dotati a livello di grip o comunque di sconnessione, e il livello, devo dire, è buono. Finito quello, sono entrato in pista, ho abbassato le pressioni secondo quanto indicato da Pirelli, quindi 2.4 e 2.1 a caldo al posteriore. Devo dire che il comportamento è comunque buono. Una moto come l'Aprilia RS 660 non riesce a mandare in crisi una gomma come la SP. L'anteriore molto buono in pista, ti consente di frenare molto sotto e di entrare con i freni in mano, quindi secondo me il passo avanti maggiore è stato fatto a livello dell'anteriore. Al posteriore sono sceso con i controlli di trazione praticamente al minimo, perché qualcosina effettivamente dopo qualche giro cominciava a lampeggiare tenendo il livello 2. È una gomma comunque che consente di girare assolutamente veloce, non ha bisogno di termocoperta, un giro e si scalda, e per cui devo dire che se lo scopo è quello di non cambiare le gomme, farsi il giretto su strada, arrivare a girare in pista e girare a tempi molto interessanti, non è necessario fare lo step sull'SC1. SC1 che ovviamente vi consente di alzare il livello, questo è fuori di dubbio. Passare da una all'altra ti fa capire come Pirelli lavori in modo diverso, non è la stessa gomma assolutamente, si chiama SPSC non per niente, il profilo dell'anteriore sull'SC è davvero molto più veloce, la moto cade più velocemente in curva, non perde omogeneità tra anteriore e posteriore, ma c'è una velocità di esecuzione nettamente maggiore, ovvio, quasi che all'inizio rimane un po' spiazzato. Poi ci prendi la mano e capisci che questa moto con questa gomma ovviamente puoi alzare il livello senza nessun tipo di problema. Ovviamente c'è uno step in avanti notevole a livello di grip, è chiaro che qui entriamo in un mondo più tecnico dove serve la termocoperta, la gomma va scaldata, 50 minuti in termocoperta per poter rendere al meglio, e quindi siccome non tutti hanno queste attrezzature, l'SP torna a essere interessante nel momento in cui appunto uno vuole andare a girare tranquillamente senza avere troppe menate. Differenza tra le due sicuramente più di un secondo, anzi quasi 2 secondi, ma sono quei 2 secondi che tu ti devi andare a cercare. A livello di sicurezza di guida non c'è nessuna differenza, a livello di performance quando vai a cercarti l'ultimo step è chiaro che montare un SC ti fa la differenza. Più velocità di esecuzione nell'anteriore dicevo, ma comunque resta una grande omogeneità, non hai mai la tendenza a percepire che una spinta tra posteriore e anteriore prevalga su quell'altra. La moto resta molto omogenea, l'anteriore spinge molto, ti consente di chiudere bene le curve, ti aiuta molto, e questo è una caratteristica che gli ultimi prodotti Pirelli hanno sempre in dote. Devo dire che il profilo mi ha un po' stupito, perché mi ricordavo degli SC meno cattivi a entrare in curva, ma in questo caso evidentemente Pirelli ha lavorato per dare più velocità di esecuzione, perché le moto adesso richiedono un po' quel tipo di guida lì. Ottima la carcassa, solo in qualche caso ho sentito un po' di movimento, ma più che altro erano dovuto all'assetto della moto, non alla gomma. Trazione, nessun problema, potete dare il gas veramente senza ritegno, perché almeno col 660, ma poi ho fatto qualche giretto anche con il 1100, non ho rilevato alcun problema di grip, se non un po' di qualche lampeggiata a livello di spia del traction control. Quindi
Più o meno questo è tutto quello che vi posso dire sulle nuove Supercorsa V4, che sono le gomme che per tutte sono considerate un po' il riferimento per chi va in pista. È chiaro, non posso darvi un riferimento sulla durata, quello bisognerebbe girarci un po' di più, però diciamo che Pirelli ha dovuto fare un altro passo avanti su questo tipo di prodotto che meritava, visto che col Diablo Rosso 4, il Diablo Rosso 4 Corsa si era cresciuti tutti di livello, ovviamente anche il Supercorsa doveva fare lo step avanti. Adesso l'ha fatto e tutta la gamma è, la gamma 4 possiamo chiamarla, è stata rinnovata e può sicuramente essere pensata come il riferimento del settore. Tutto quello che trovate nel Supercorsa arriva direttamente dal mondiale. La filosofia dei Pirelli è gareggio la domenica, vendo il lunedì. In questo caso è proprio vero, perché molto spesso le stesse tecnologie che noi usiamo sull'SC, che noi andiamo a usare tutti i giorni, la usano i piloti per correre. Si sta mettendo a piovere come sempre e quindi io direi che possiamo chiuderla qua. Se avete qualche domanda sulle Supercorsa V4 io sono qui a rispondervi qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video, sperando che non piova.